Quanto vale questa carta? Al momento questa carta sta sui 15.000 euro. Il fatto che adesso la moda del momento siano le carte Pokémon, sono entrati personaggi di tutti i tipi. E che cosa fanno? Fondamentalmente fanno piazza pulita di tutti i prodotti che ci sono in giro per poi rivenderli a un prezzo maggiorato. E questa cosa qui sta un po' uccidendo il collezionismo. In questi anni io vorrei sapere quanto hai speso in carte. Secondo me nei primi 2 anni avrò speso 150-200.000 euro. Tutti ne vogliono un pezzo. Negozianti, edicole che si fanno rapinare per le carte Pokémon. Questo ragazzo che gli hanno sparato alle gambe perché pensava che questo qua gli avesse rubato le carte, cioè ma cose proprio dall'altro mondo. Sono figurine per bambini, cioè che cazzo stiamo dicendo? Cioè, non ha proprio senso tutto ciò. Pokémon sono il media franchise più redditizio al mondo e, come internet può confermare, c'è una passione tra i fan più costosa di altre: collezionare carte Pokémon. Oggi i collezionisti sono tantissimi, di qualsiasi età, e alimentano un mercato che non conosce crisi. Da qualche anno con VD rappresentiamo l'Italia nel progetto Sfera, un network di media europei che cercano di raccontare le nuove generazioni con un approccio cross-border e internazionale. Grazie al progetto oggi incontrerò Anne, collezionista di carte Pokémon trentenne. Sono Nige91, io ho cominciato a collezionare carte Pokémon nel 2022, quindi in realtà sono abbastanza nuovo. Anche quando ero bambino avevo delle carte Pokémon, ci giocavamo lì, le carte le distruggevamo proprio, cioè lì era divertente anche quello. Lì si viveva il vero gioco, il vero collezionismo. Adesso invece è molto focalizzato, ahimè, anche sul denaro, sul valore della carta propria. La differenza di quando eravamo piccoli noi e adesso, se troviamo una carta diciamo rara, prima la prima cosa che dovevamo fare era farla vedere a tutti, giocarla sempre, portarla con noi ovunque. Adesso invece se troviamo una carta rara, cioè prendiamo la sleeve, il top loader, pluriball, cioè non lo so, cassaforte, sono tutti un po' più maniaci su quel senso lì. Quindi ti ho portato qualche carta della mia collezione. Uno dei pezzi più iconici che ho è questo bel lucertolone. Charizard del set base. Prima edizione. In italiano, sì. prima edizione. BGS 9. Quanto vale questa carta? Al momento questa carta sta sui 15.000 euro. Posso chiederti come l'hai reperita? In realtà questa carta qui l'avevo comprata 2 o 3 anni fa e l'avevo pagata all'epoca circa 3.000 euro. È un bel plus. Ha decantato bene, come un buon vinello. Esattamente, è un buon vino. Dovresti fare come quel pugile che se l'è attaccata. Sì, solo che la sua carta vale tipo 5 milioni. Vabbè. Perché il Pikachu Illustrator è la carta più costosa di sempre. Sì. Ce ne sono circa 40 in circolazione. Questo è un Rayquaza nero. Gold Star. Giapponese. Prima edizione. Sempre BGS 9, anche questa qui stai penso sui 10-12.000. I giapponesi valgono di più o di meno di quelle italiane? In realtà dipende, perché c'è veramente da carta a carta. Ci sono diciamo carte più vecchie, carte promozionali che valgono più in giapponese, carte moderne che valgono più in italiano. Però le carte inglesi e giapponesi tendono a valere qualcosa in più. Quando le persone scoprono la mia passione, le prime reazioni sono sempre: ma scusami, ma non è una cosa per bambini? Cioè, hai 34 anni, scusami, non ti vergogni un pochino? Dall'altra parte invece abbiamo quelli che al momento per loro Pokémon è l'investimento della vita. Prendo, metto da parte e tra 10 anni divento ricco. Il lato oscuro in realtà adesso è la rivendita. Il fatto che adesso la moda del momento siano le carte Pokémon, sono entrati personaggi di tutti i tipi, cioè ad esempio rivenditori di scarpe, che una volta quando andavano di moda le sneakers, cioè lì si compravano e si rivendevano le sneakers, adesso tutti questi personaggi qua adesso si sono riversati nel mondo Pokémon. E che cosa fanno? Fondamentalmente fanno piazza pulita di tutti i prodotti che ci sono in giro per poi rivenderli a un prezzo maggiorato. Il bambino che vuole andare in edicola a prendersi il suo pacchettino da spacchettare non lo trova perché c'è un'altra persona che l'ha già comprato per rivenderlo a un prezzo maggiore, e questa cosa qui sta un po' uccidendo il collezionismo. Adesso se ne sentono veramente di tutti i colori, comunque negozianti, edicole che si fanno
rapinare per le carte Pokémon. Oppure era un po' di tempo fa che si sentiva questo ragazzo che gli hanno sparato alle gambe perché pensava che questo qua gli avesse rubato le carte, cioè ma cose proprio dall'altro mondo. Ritornando al discorso di prima, sono figurine per bambini, cioè che cazzo stiamo dicendo? Cioè, non ha proprio senso tutto ciò. Io passerei a un'altra parte della tua collezione. Sì, diciamo un'altra tipologia. Qua diciamo che c'è una parte di carte gradate, mentre la mia collezione di per sé è più concentrata sugli album. Mi piace sfogliare. Tu prima di andare a dormire la sera... magari ogni tanto, cioè non c'è niente da fare, mi prendo un mio album, me lo guardo, sono contento e vado a dormire. E invece la carta a cui tieni di più? Non c'è una carta a cui tengo di più, perché sono tante carte che mi piacciono. Adesso abbiamo fatto vedere comunque delle carte che hanno un discreto valore. Però ad esempio io nei miei album ho anche carte da 20 centesimi, da 1,50 €. Che ti piacciono uguali? Sì, mi piace quella carta, la voglio, me la metto nell'album. Ok, questa è tutta le evoluzioni prismatiche. Sì, qua invece siamo un po' più sul moderno, cioè queste praticamente sono uscite l'altro ieri. Però non di si Eevee. trovavano già. Infatti io una ad una l'ho dovute comprare, ricercare. E questo è l'Umbreon, è la carta più preziosa del Sì, set. esattamente. E quanto l'hai pagata questa? Questa qui l'ho pagata 800 €, qualcosa del genere. Ho letto praticamente questa notizia di questo tipo americano, mi pare, che aveva comprato tipo $25.000 di set. Sì, l'ho sentito pure io questo content creator. Per trovarlo. E ha spacchettato l'inverosimile. Ma la domanda è perché non poteva comprarlo come hai fatto tu? Sì, lui è stato più perseverante, cioè io dopo aver aperto non so quanta roba, cioè veramente ho perso conto, non trovavo niente, cioè ho detto no basta, che qua mi sto cominciando a fare un pochino troppo male, ho detto me la compro così tolto il dente, tolto il dolore, però trovare la carta che vuoi ha un gusto totalmente diverso, cioè è molto molto più bello. Anche più costoso. Sì, soprattutto più costoso, cioè non è la cosa più intelligente da fare. Il collezionismo ti porta a fare nuove amicizie, è un hobby che ti porta a relazionarti con altre persone che hanno questa passione. Solo il fatto di ricercare una carta che ti interessa, comunque la vai a cercare da un'altra persona che comunque lui ce l'ha, che lui colleziona, che lui è interessato a questo mondo, quindi magari scambi una volta, compri una volta, vendi l'altra, poi si instaura un rapporto di amicizia. E anche tramite i social, ad esempio i ragazzi, i miei attuali soci del mio negozio, noi ci siamo conosciuti così, proprio durante una live. Io ero in live su TikTok, stavo spacchettando, parlando di carte, vedo dei ragazzi che anche noi siamo di Peschiera Borromeo, e io gli dico vabbè ragazzi, se siete qua, cioè passate che vi offro un caffè, no? Cioè mi sento bussare alla finestra, tum tum tum, alzo lo sguardo e mi fanno così. Erano lì davanti. E da lì abbiamo cominciato a spacchettare carte insieme la sera dopo il lavoro. Una sera, 2 sere, 3 sere siamo diventati molto amici e loro sono attualmente i miei soci del mio negozio. E un'altra cosa che io ho voluto fare, ho inventato il poke sushi. Ho organizzato dei pranzi qui al mio ristorante dove cercavo di riunire più persone possibili con questa passione in comune e conoscerci, scambiare le carte, mostrare le nostre collezioni. È un modo per passare più tempo insieme, proprio come quando eravamo più piccoli. In questi anni io vorrei sapere quanto hai speso in carte e quanto hai riguadagnato grazie alle carte. Tanto, tanto, tanto. Secondo me nei primi 2 anni avrò speso un 150-200 mila euro, perché in quel periodo lì avevo appena venduto la mia tabaccheria, avevo soldi disponibili. È successo un casino. Vabbè, sono comunque dei lingotti. No, sono qui, ok, ma il problema è che non li venderò mai, cioè me li terrò sempre con me. Noi siamo 2 millennial, abbiamo entrambi più di 30 anni, siamo cresciuti con i Pokémon, continuiamo ad amare i Pokémon, i miei nipoti amano i Pokémon e così via. Secondo me Pokémon avrà sempre successo proprio, ma anche per la continuità. Sono 30 anni che vanno avanti. Sempre, c'è sempre il cartone animato, c'è sempre il gioco di carte, ci sono sempre i videogiochi e il marchio Pokémon riesce a toccare tantissime generazioni, perché noi possiamo prendere un bambino di 5 anni e un signore di 90 anni, gli chiediamo chi è Pikachu, cioè loro sanno chi è Pikachu. Beh, per mia mamma tutti i Pokémon sono Pikachu. Sì, ho detto Pikachu per quello, Pikachu lo conosciamo tutti. È un brand così potente che tocca veramente
tutte le generazioni. Sai che ho letto tra l'altro che doveva essere la mascotta all'inizio delle Sì, ho letto, ma meno male che non ha cambiato. No, Cioè, non saremmo qui a parlare. Sì, cioè, E probabilmente forse tu avresti ancora 200.000 euro sul conto.